Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Per chi non lo sapesse, ogni giovedì pubblico un sondaggio su LinkedIn, dove poi lo commentiamo insieme e lo valutiamo. Terminati i 7 giorni, traiamo le conclusioni assieme. Se vuoi saperne di più, ti lascio il link qui sotto. Il video di oggi si basa appunto su uno dei miei ultimi sondaggi che vediamo assieme. Sulla base degli ultimi 2 anni e vedendo i vari trend futuri, se aveste la possibilità di investire questo gruzzoletto, come investiresti oggi 1 milione di euro? Immobili, criptovalute, eccellenza italiana o azionario emergente? Tutto questo è partito da un'idea molto semplice, un dilemma che da sempre accompagna investitori, imprenditori o chiunque voglia approcciarsi al mondo degli investimenti in generale, ovvero su cosa investire. Nonostante il sondaggio abbia premiato con il 32% della valutazione il mercato immobiliare, non credo esista una formula perfetta o un asset unico e fine a se stesso. Nel video di oggi cercherò di spiegarvi quali sono i criteri che utilizzo e vi consiglio di utilizzare nel momento in cui vogliate approcciarvi al mondo degli investimenti. Spesso molte persone si scontrano su cosa sia meglio o cosa sia peggio. Solitamente si è soliti risolvere questo dilemma osservando i rendimenti storici di questi settori, proiettandoli in termini numerici verso il futuro. Questo approccio però può avere delle lacune molto importanti, basta vedere gli ultimi 2 anni. Ovviamente sono casi eccezionali, però vanno considerati anche questi. Se è vero che il mondo è in continuo cambiamento, dobbiamo anche noi avere una mentalità molto aperta e pronta per ricevere questo cambiamento e essere veloci a stabilire cosa sia meglio e cosa sia peggio per noi, senza guardare troppo ciò che fanno gli altri. Se devo spendere 2 parole riguardo al mondo immobiliare, sicuramente è un mercato che dà soddisfazione e continuerà a dare soddisfazione, magari in zone più tranquille e sottovalutate, in luoghi che, come ha dimostrato il turismo dell'ultimo anno, rispetti certi canoni che sono stati vietati per appunto gli ultimi 2 anni. Le persone adesso cercano posti all'aperto. Le criptovalute invece abbiamo capito tutti non essere una moda passeggera, ma essere realmente il futuro che ci può dare grandi soddisfazioni, ma stando molto attenti alla volatilità di questo mercato, perché a tutti gli effetti è ancora nuovo, almeno qui in Italia. Sicuramente con le criptovalute dovremo studiare e cercare di prevedere il futuro per ottenere rendimenti maggiori e non farci prendere troppo la mano da quelle cripto un po' farlocche. Per quanto riguarda invece l'eccellenza italiana, c'è poco da dire. Viviamo in Italia e sappiamo cos'è il Made in Italy. Che si tratti di food, tecnologia, lusso, un brand in particolare, l'alta moda, l'eccellenza italiana dovrà essere sostenuta per aumentare e migliorare la sua autenticità in tutto il mondo e soprattutto per conservare questa autenticità. Quindi sicuramente è un trend che non andrà a scemare. Infine poi c'è l'azionario, che altro non è che una fetta di torta, o meglio una porzione di azienda, ma mi piace di più chiamarla fetta di torta. L'importante è essere a conoscenza degli ingredienti che compongono questa torta e magari cercare di arrivare prima di altri per tagliarci la fetta più grande o quella magari con le ciliegine. Per chi mi conosce meglio sa quanto amo l'azionario e quanto lo ritengo un'opportunità vera e propria. Molto bene, fatto questo breve disclaimer che andava fatto, arriviamo al succo del video, ovvero che cosa dobbiamo considerare prima di effettuare un investimento. Ho racchiuso 7 parametri fondamentali che possono aiutarti fin da subito. Ti chiedo solamente di lasciare un like per supportarmi e per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Ovviamente, se non sei ancora iscritto, fallo ora e ricordati di attivare la campanellina. Il primo parametro da considerare è il possesso. Avere delle azioni nel proprio portafoglio significa diventare soci a tutti gli effetti di un'azienda e quindi investire nella sua crescita. Tuttavia, la quota in nostro possesso rispetto al totale dell'equity della società non ci dà la reale sensazione di farne parte. Ovviamente a meno che non siate Warren Buffett o Cathie Wood e possiate acquistare più del 50% di questa azienda o comunque una parte significativa che vi dia la poltrona a tutti gli effetti. Ma anche se non avete il controllo totale o parziale di questa azienda, una volta che avete acquistato un'azione, ovvero una porzione di azienda, dovete seguirla e dovete capirne, altrimenti saranno soldi buttati. Se lo paragoniamo invece al mercato immobiliare, una volta che io
investo in una casa, la vedo fisicamente e concretamente, quindi a livello mentale mi dà un'altra sensazione e magari posso anche viverci e darne una parte in affitto, oppure posso utilizzarla come casa vacanze, anche se questa non è un vero e proprio investimento. Se guardiamo bene il mondo degli investimenti, dobbiamo scindere bene cosa significa avere un investimento liquido o avere un investimento fisico. Dal punto di vista del possesso, l'immobiliare batte sia il Made in Italy che l'azionario che le criptovalute. Ma passiamo al secondo parametro, ovvero i costi. Al giorno d'oggi si può investire in azioni, in criptovalute o in parte anche nel Made in Italy con una quota davvero misera. Basti pensare che se io voglio acquistare 100.000 euro di azioni Apple, esempio, la mia commissione sarà di poche decine di euro, mentre se voglio acquistare un immobile da 100, 200, 300.000 euro, ovviamente i costi sono ben diversi. Ci saranno pratiche, ci saranno professionisti da pagare, ci saranno le ristrutturazioni, le utenze varie da pagare, ci sarà un passaggio di proprietà o ci sarà anche il progetto da pagare. Insomma, i costi sono veramente diversi. Ora viene il parametro numero 3 che lo reputo fondamentale, ovvero la liquidità. Quando si parla di azioni, criptovalute, la liquidità è molto alta, ripeto, mentre quando si tratta di immobiliare o Made in Italy, se vogliamo ad esempio acquistare una bottega di artigianato di lusso, soprattutto per i tempi di liquidazione. Se io oggi decido di vendere la mia partecipazione nell'azionario o in una criptovalute, con un click online riesco a farlo. Se invece decido di vendere la casa non è così facile. Quando si parla di liquidità si parla anche di velocità e facilità. Ecco perché il business più è liquido, più è semplice sotto questo punto di vista. Il parametro da considerare numero 4 è il livello di rischio. Se è vero che è così semplice acquistare una parte di azienda tramite l'azionario, è altrettanto vero che la volatilità di questi mercati è veramente alta e quindi c'è un maggiore rischio di perdere tutto. Attenzione, perché non voglio spaventarvi, voglio solo mettervi in guardia sulle differenze di questi investimenti. Non voglio entrare troppo nello specifico, però quando si formano questi momenti di alta volatilità e il mercato psicologicamente diventa instabile, bisogna veramente stare molto attenti. Vi faccio un piccolo esempio per chi magari non è nel settore. Il 14 giugno di quest'anno, per chi conosce bene il calcio, non è il mio caso, Cristiano Ronaldo con la sua scenetta ha spostato Coca-Cola. Questa lieve cosa, che all'apparenza può sembrare insignificante, ha fatto crollare di qualche miliardozzo le azioni di Coca-Cola, che ovviamente non è andata a intaccare al 100% il capitale o il valore effettivo dell'azienda, ma tramite i media che hanno veicolato, bene o male lascio a voi l'opinione, questo messaggio ha fatto scappare qualche azione Coca-Cola di troppo, quindi il livello di rischio era abbastanza alto ed ecco che lì le mani forti dei grossi investitori hanno fatto quello che dovevano fare, ovvero fare una bella scorta di azioni Coca-Cola. Ecco perché dobbiamo stare attenti al livello di rischio. Nell'immobiliare invece è ben diverso. Lasciando stare il periodo storico che abbiamo appena passato e per l'esattezza anche concentrando il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, dove è stato disastroso, il mercato immobiliare si è visto che negli anni è leggermente più stabile o comunque ha sempre avuto un incremento dagli anni 80 fino ai giorni d'oggi. Ciò non significa però che il valore dell'immobiliare sia sempre rialzista anno dopo anno. Va precisato infatti che dopo la crisi del 2008 il mercato immobiliare ha avuto delle piccole contrazioni e è andata altalenante nel resto degli anni. Parametro numero 5, il trattamento fiscale. So che quando si parla di fiscalità tutti drizzano le antenne e coprono gli occhi perché non ne vogliono sentire parlare, però è un argomento alla quale dobbiamo far fronte e soprattutto essendo in Italia diciamo che questa fiscalità pesa parecchio. Non voglio darvi troppi dati anche perché non sono un commercialista, però per darvi un'infarinatura generale di questo trattamento fiscale da considerare durante un qualsiasi investimento, per tutto quello che concerne titoli azionari, ETF, criptovalute, che sono ancora un po' da definire qui in Italia, tra parentesi, e tutto il mondo degli investimenti liquidi, se così vogliamo chiamarli, comporta il pagamento dell'imposta di bollo, detta anche IVAFE, pari allo 0,2% del portafoglio totale, più il 26% su tutte le plusvalenze e i dividendi ricevuti nell'anno precedente. Con gli investimenti immobiliari invece sappiamo tutti che dovremo pagare le varie imposte come IMU, TARSU, IRPEF
tutte tarabim bum bam bum bum, tutte quelle che ci sono, più una volta che avremo venduto l'immobile andremo a pagare un 20% sulla plusvalenza ricavata da questa vendita. Ovviamente le leggi in Italia cambiano ogni giorno, quindi se i dati che hai sentito non sono aggiornati probabilmente li avranno cambiati. Su questo parametro non saprei a chi dare la medaglia tra azionario, criptovalute o Made in Italy e immobiliare, anche se devo dire che l'immobiliare forse ha uno spunto in più dato il periodo storico, perché ovviamente magari acquistando una casa e magari facendo delle ristrutturazioni ora c'è in vigore il 110% piuttosto che altre forme di incentivi magari anche in base alla regione. Parametro numero 6, diversificazione. Inutile dire che diversificare nell'immobiliare è piuttosto difficile, o comunque è più difficile di diversificare magari in azioni o criptovalute. Ovviamente anche per la quantità di capitali di cui necessitiamo. La stessa cosa vale per il Made in Italy. Se tu domani vai in una bottega di Firenze a chiedere di assorbire la loro attività, probabilmente non te la cavi con 10-20 mila euro, o molto difficilmente. Per quanto riguarda invece una criptovaluta si possono investire anche dei centesimi, anche se non ti porteranno magari chissà dove, lasciando stare tutto quello che è speculazione ovviamente. Parametro numero 7 da tenere in considerazione è l'approccio all'investimento. Non vi nascondo che l'approccio al mercato azionario delle criptovalute deve essere ben diverso da quello immobiliare o del Made in Italy. La psicologia che ci sta dietro è completamente diversa. Nel momento in cui ti siedi dietro uno schermo e stai cercando di gestire un'operazione in profitto o in perdita, sicuramente è ben diverso dall'essersi recati dal notaio a firmare l'atto o essersi battuto all'asta all'ultimo prezzo. Detto ciò, l'approccio all'investimento è una cosa strettamente personale in base alla propria esperienza, alle proprie tasche e alle proprie esigenze. Se vogliamo trarre una conclusione su questo, scegliere tra una delle 4 forme di investimento che vi ho elencato e ho elencato nel post su LinkedIn dipende appunto dai fattori che vi ho snocciolato all'interno di questo video. Ognuno di questi investimenti avrà i suoi pro e i suoi contro. Sono fermamente convinto che ognuno di voi avrà punti di vista differenti, quindi vi chiedo magari di scrivermelo qui sotto nei commenti cosa avreste fatto con questo benedetto 1.000.000 di euro.